Ragazzacci, manca poco, butto giù tutto. Buongiorno, buona giornata più che buongiorno. Qui è sera, sono le 5 del pomeriggio. Allora, Barbatina, io oggi facciamo un'altra comparazione che mi è stata richiesta e ho visto dei commenti che mi avete fatto e avete ragione. Per guadagnare un pochino di tempo, fare video anche un po' più corti e che non mi portino via tanto tempo a me e magari riuscire a metterne più di uno alla settimana, ho deciso di non usare le doppie camere, a meno che non vi porti qualche sapone nuovo, qualche marca nuova, che non ci ho fatto video per vedere come monta il sapone. Tanto ormai c'è all'incirca come 150 video miei su come monto il sapone in ciotola, anche le pietre lo sanno. Oggi saponcino dalla profumazione nuova, ma sapone ormai conosciutissimo, Noble Otter, Joker, stanno facendo una serie di saponi con le carte da gioco, infatti ne è già uscito un altro. Anche loro hanno visto dove tira al fumo e bisogna tutte le settimane mettere un sapone nuovo fuori. Vabbè, andiamo avanti. Allora, profumazione, ce l'avete qua, citronella, lavanda, sandalo, patchouli e muschio all'incirca, è quello che c'ha, ambra, cardamomo. Allora, vi dico onestamente, già sono due profumazioni che questi qua fanno. E che a me, beh, quella del baseball mi è sembrata troppo forte, non mi è piaciuta. Questa a malapena si sente la profumazione. Sarà il mio naso un po' tappato. Boh, vediamo a montarlo. Sento come un odore a crema leggero. Non sento solita ciotola piena di acqua tiepida. Vediamo. Porzione di sapone. E mentre parliamo, lo metto qua con un pochino di acqua, come sapete che faccio, a scioglierlo. Allora, oggi comparazione che mi è stata chiesta. Non ho preso il pennellino usiamo, vediamo quelli che c'ho qua. Andiamo con questo sintetico, vai. Questo è, il manico è un H, si trova su Etsy. Molto economici sono questi manici fatti da lui, fa legno o acrilico, e il ciuffo, questo è un botti sintetico, però non so che tipo di ciuffo è, ragazzi, non ci ho fatto caso quando l'ho comprato. Allora, vi dicevo, mentre monto il sapone, oggi facciamo una comparativa fra due regolabili. Rex, questo è quello normale, non è il Consul, va bene, il Rex Ambassador, e tedescone, questo è il Progress 500, però versione Magnus, che loro gli modificano il nottolino, tolgono il nottolino di plastica, mettono questo nottolino metallico e fanno l'azzeramento. Infatti vedete che il rasoio, se lo chiudo completamente, no, così lo sto aprendo, sporca il sapone, mi scivola. Se lo chiudo completamente vedete che questo coincide perfettamente, non so se la camera non inquadra, però con l'uno è esatto. E poi a girare il modello originale si sente dentro come strusciare il metallo, questo invece non si sente assolutamente niente. Allora, il massimo di questo, secondo la via di regolazione, sarebbe 5+. Si può dare di più perché finché il filetto regge si può aprire, questo arriva, mi sembra, verso 11-12, perché si può continuare a svitare, anche se io non lo consiglio perché si può sciupare quel filetto della vite, può perdere anche la regolazione. Che diciamo che il massimo dovrebbe essere 5+, e questo il massimo è 6. Allora facciamo il primo passaggio verso del pelo a massimo a 6, sentiamo le sensazioni che lasciano i due rasoi, che mi lasciano, e poi la abbassiamo a metà regolazione per finire di fare la barba. Ricordate, ragazzi, sono le mie sensazioni, prendetele con le molle. Allora, il sapone è montato, guardate, una bellissima schiuma come tutti i Noble Otter. Allora, mi bagno un attimino la faccia, prendo la scatolina delle lavette, così vedete quelle che ci ho montato, sono queste israeliane, e cominciamo il montaggio. Allora, barba di 2 giorni, corta, cioè per usarla a 6 è un po' esagerato, però somiglia molto questo ciuffo
e levo anche come backbone all'incirca. Allora, la profumazione, ragazzi, io quasi non la sento, veramente leggerissima. È piacevole, però troppo leggera. Cioè, se devo comprare un sapone così da $20 e praticamente non ha profumazione, solo per l'etichetta del sapone, non ci siamo proprio. Non ha profumazione, cioè, il mio naso non ha profumazione. Ora vediamo l'after come va. È come se fosse un sapone senza profumazione. Allora, come schiuma, fantastico. Sapone montato, guardate qua che schiuma ha fatto, fantastico veramente. Peccato la profumazione. Quelli vecchi, ragazzi, non li batte nessuno, anche di loro. Prima ci perdevano tempo a fare le profumazioni, ora è una corsa che butta fuori saponi, purtroppo. Infatti io ho smesso di comprare molte cose, compro più che altro saponi di marche che non ho per provarli, ma hanno rotto le scatole, così non va bene. Cioè, se tiri fuori qualcosa che lo fai pagare, deve anche darti qualcosa, insomma, almeno una profumazione, via. Allora andiamo, cominciamo con il Rex a 6. Allora, qui sicuramente la lametta si sente, so io molto efficace. Guardate che è fantastico. Se vi piacciono i rasoi efficaci che fanno sentire la lametta, questa è una bomba. Ottime anche queste lamette. Guardate come porta via la barba. Pochi passaggi, già a posto. Già a posto, fantastico. Allora, progress 5+. Allora, sensazione di taglio diversa. Qui sento appena la lametta un pochino di più vibrare, ma appena, no, più che vibrare, cantare, ecco. Sentite che canta di più. Sul Rex la sento più fissa, ecco, canta meno, più rigida. Sento il taglio sulla barba di 2 giorni più netto con il Rex. Però su questo sento meno la lametta. Comunque taglia benissimo anche questo. Però verso del pelo, onestamente, mi è piaciuto più il taglio del Rex, più netto. Comunque lavoro ottimo, vedete, pochissimi passaggi, tutti e due, risultato quasi uguale, quasi uguale. Allora, ci bagniamo, ci rinsaponiamo. Sapone fantastico meccanicamente, cioè come schiuma eccezionale. Bella polposa, cremosa. Peccato le profumazioni che alla fine, ragazzi, dovevano lavorarci di più, perché se il sapone ce l'hanno. Però tirar fuori profumazioni valide, lì è il problema. Che poi non siano copie di altri. E non lo so, ultimamente mi ha deluso moltissimo Noble Otter, che era una delle mie favorite come profumazioni, perché erano molto caratteristiche. Qui hanno perso praticamente il punto di forza di loro. Allora, andiamo avanti, via, smettiamo di criticare sempre. Rex, traverso. Ah, fatemelo abbassare, che scemo.
E da 6 lo portiamo, andiamo a 3, 3 e mezzo, dai, 3 e mezzo, fatemelo andare più avanti e poi tornare indietro. 3 e mezzo, Già la lametta quasi non si sente, cioè per i miei gusti è anche un po' troppo basso. A me va bene 5-6 verso del pelo e 4 contro pelo. Comunque vabbè, 3 e mezzo. Non tutti hanno la pelle da coccodrillo mia. Anche se dopo il Covid, ragazzi, vi devo dire la verità, sento diversa la pelle, sento più delicata. Sapete che insieme al Covid mi ha dato un affare che mi prese tutta la pelle. E non lo so, non ho la stessa pelle che prima. Non so se sono paranoie mie, comunque ragazzi, fantastico. Cioè, zona branchia polverizzata, incredibile, cioè il rasoio è fantastico, ha un'efficacia pazzesca. Però questo sì ragazzi, vi deve piacere il rasoio che si sente la lametta, se no prendete altro, perché se no poi non vi ci trovate. Allora, questo era 5 più, la metà sarebbe, questo sarebbe, a 3 sarebbe come fare la metà più qualcosina. L'ho messo a 3. Vediamo come va. Allora, taglio fantastico, netto, anche qui. Allora, anche lui no bene ragazzi, benissimo, un pochino peggio qui in zona branchia, ha bisogno di qualche ritocchino in più con questo, comunque taglio profondissimo anche con il Progress, però anche nel traverso mi piace di più la sensazione di taglio del Rex a me personalmente. Allora, ultimo passaggio, contropelo guance e ritocchi sotto collo. Allora lo lascio sempre, questo stiamo a 3,5, no? Non lo abbasso più di così. Allora, molti di voi mi stanno scrivendo che avete lo stesso problema mio qui in questa zona, ragazzi, è un macello. Poi invecchiando la pelle del collo diventa più morbida, è veramente un gran casino per farsi la barba qua. Cercate di prenderlo un po' laterale, un po' contropelo, mano leggerissima. Non andateci giù a fondo, ma c'è poco da fare. Allora, vediamo se si riesce a migliorare già qualcosa di perfetto. Qualcosina si sta togliendo. Ma veramente mi ha volato questa zona, sono liscissimo. Eccezionale il rasoio. Micidiale. Vedete, questa zona è terribile, terribile, terribile. Lì sì vado meglio con rasoi più delicati. Allora ragazzi, fantastico, cioè
BPS pazzesco. Si potrebbe usare tranquillamente a 3,5 i 3 passaggi con barba di 2 giorni, eh. Allora andiamo di qua. E con questo mi sta facendo un pochino meno male questa zona. Vediamo se qui si gli mancava un pochino zona branchie, se riesco a migliorarla prendendola un po' più laterale. Ora, fantastico anche con questo. Ci siamo, ragazzi. Mi sono piallato. Cerchiamo un pochino acqua fredda, insaponatina veloce. Sapete che ci sento nel sapone quando mi arriva un pochino di profumazione, come se ci fosse la nocciola. Mi sa a questo cioccolato bianco alla nocciola. Allora, andiamo al lume di roccia, vediamo che dice l'allume. Zona Rex, appena qualche puntino, ma veramente quasi niente. Zona collo un pochino di più rispetto a zona guance, ma veramente sopportabile, niente. Allora, progress uguale, qualche puntino di pizzicore, mentre qui zona guance quasi niente, però zona baffi sto sentendo di più questa parte qua che ho fatto col progress. A volte anche la posizione della mano non è uguale, farsi metà faccia da una parte, metà faccia dall'altra. Comunque ragazzi, diciamo che sono due rasoi che come prestazioni siamo lì, cambia poco il vantaggio che come si possono regolare, uno bene o male trova la quadra. Trova la quadra, sì che so che ci sono amici del gruppo, credo che lo usano a 0,5 tutti i giorni questo, perché anche a bassi settaggi lavora benissimo. E onestamente mi è piaciuto un pochino di più il Rex, questa sensazione di lametta bella fissa, stabile, taglio netto mi piace un pochino di più, però anche il Progress è una storia eccezionale. Se poi uno ci mette sul piatto della bilancia la differenza di prezzo, anche comprandosi questo col nottolino stiamo sempre parlando quasi di un terzo. Certo, rasoio cromato, rasoio in acciaio inossidabile, sicuramente anche questo conta molto. Come peso siamo lì, forse questo è un pochino più peso, però penso che sia il modello mio, questo nottolino è bello massiccio. Allora andiamo con l'after, che devo aprirlo, vedete che è trasparente ma c'è un sacco di roba in sospensione, vedete come è diventato torbo, per chi non ama gli after con prodotti in sospensione. Allora, bello abbondante. Allora, la prima botta della profumazione ha un all'alcol, sento qualcosa di come agrumato, c'era la citronella, non lo so,
Fatelo seccare un attimino, c'ha molto alcol ora. Allora, in faccia non mi ha bruciato assolutamente per niente, quello che mi è arrivata la botta di alcol nel naso. È babata fantastica, ragazzi, cioè sono... si sente niente proprio, pazzesca. 2 rasoi pazzeschi, ragazzi, 2 rasoi pazzeschi, quando uno li impara a usare fanno paura. Allora, un po' di sensazione di umido, no? Non è olioso, è umido dell'after. Aspettiamo un attimino che secca e vi dico l'odore, però che non mi dice niente, ragazzi, nemmeno l'after. Cioè, proprio come profumazione non mi dice niente. Molto leggera, non riesco a capire di cosa sa, non lo so, no, non fa per me, no, non mi ha detto niente, ragazzi, questa profumazione veramente. Quando me l'ero messa mi sembrava sentire qualcosa di agrumato, ma è sparito tutto, non sa di niente. Vi dico, sapone ottimo, ottimo, after ottimo, la pelle nonostante l'allume fantastica, morbida, idratata, elastica, però la profumazione non ci siamo, cioè di loro ce n'è 1000 meglio, andrei su altri, Q Kings, ragazzi di Nobleotte, Barbar, tanta roba, e poi alcune profumazioni vecchie che purtroppo non ci sono più, che erano fantastiche, peccato. Rasoi, vabbè, già ve l'ho detto, ragazzi, 2 rasoi eccezionali, ottimi tutti e 2, profondissimi. Vantaggio del regolabile che potete usarlo in tutte le situazioni, e mi è piaciuto un pochino più questo. A questo gli do un 7,5 e a questo gli do un 8, 8,5. Però 2 rasoi veramente fantastici. Poi se ci mettiamo sulla bilancia, vi ripeto, il prezzo, e allora penso che questo è il best buy rispetto a questo sicuramente. Troppa differenza di prezzo, però ricordate sempre i materiali. Ottime queste lamette israeliane, tagliano che una bellezza veramente. Va bene ragazzacci, è tutto, questo video non devo montarlo, sicché ora faccio la foto alla copertina e poi ve lo carico. Alla prossima, ci vediamo.